Salve, io sono Maurizio Gentile e vi do il mio benvenuto in valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali. In questo video vi parlerò di criteri di valutazione, vi spiegherò che cosa sono, faremo alcuni esempi, daremo inizialmente una definizione sintetica di criteri di valutazione, poi successivamente richiamerò un argomento trattato in un altro video per riposizionare di nuovo all'interno del nostro percorso, in particolare di questo video, il concetto di competenza. Seguiranno due esempi, uno in ambito meccanico, l'altro in ambito di installazione di impianti elettrici civili. Poi farò vedere, in particolare qual è stato lo sviluppo del secondo esempio e poi darò una definizione più analitica di che cos'è un criterio di valutazione, cercando di rispondere alla domanda iniziale: che cos'è un criterio di valutazione? Allora, possiamo definire un criterio di valutazione come una lista di aspetti che noi riteniamo irrinunciabili e che ci permettono di capire cosa è un lavoro fatto a regola d'arte. Come abbiamo visto precedentemente, noi abbiamo valutato la competenza come la capacità comprovata di applicare in una situazione di studio, lavoro, professionale o personale un sistema di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Quando noi parliamo di criterio ci concentriamo molto sui primi due elementi di questa combinazione, conoscenze e abilità. E quindi facciamo riferimento a tutta una serie di conoscenze, quindi di nozioni teoriche, di fatti, informazioni che io devo possedere. Ricordiamoci che i saperi compongono la competenza danno senso ai saperi, quindi non c'è competenza se non c'è un'organizzazione dei saperi, sia di carattere pratico, operativo, procedurale, sia di caratteri concettuali. Ed è una situazione concreta che poi attiva queste mie risorse cognitive interne. Allora, facciamo un primo esempio. Questa è una scheda di valutazione, non entro nella meccanica della scheda di valutazione, di come è stata impostata, ma come voi potete vedere, nelle colonne di sinistra, nelle prime colonne di sinistra, quelle segnate con A, B e C, sono riportati 3 criteri. In particolare il primo criterio poi lo abbiamo espresso secondo questa formula, utilizzando il verbo d'azione: misurare e controllare le dimensioni dei pezzi meccanici, e corrisponde a tutta questa sezione dello strumento di valutazione, la sezione A. Il secondo criterio, la sezione B dello strumento di valutazione, ha a che fare con le caratteristiche tecniche dei pezzi meccanici, e quindi utilizzando un verbo d'azione lo abbiamo espresso nei termini di controllare le caratteristiche tecniche dei pezzi meccanici. È importante cogliere questa sfumatura, così come le competenze io le posso non le posso, le definisco sempre con un verbo d'azione, perché una competenza è un sapere in atto, quindi è un'azione in cui io applico le cose che so. Anche i criteri possono essere espressi in questi termini qui. Alcuni autori di schede di valutazione, soprattutto in ambito di istruzione e formazione professionale, ad esempio preferiscono sintetizzare i criteri utilizzando i sostantivi, e quindi ad esempio nella sezione A di questo strumento si parla di controllo dimensionale, nella sezione B di questo strumento si parla di controllo delle caratteristiche tecniche. E questo è un modo per definire che cosa caratterizza un processo meccanico per la qualifica degli operatori meccanici fatto a regola d'arte. Le due cose irrinunciabili, i due aspetti irrinunciabili sono questi qui: uno ha a che fare con la parte dimensionale e uno ha a che fare con la parte relativa alle caratteristiche tecniche. Vediamo un altro esempio. Qui invece abbiamo un impianto valutativo più ricco rispetto al precedente. Non entro sempre nella meccanica, che poi può essere ulteriormente ripresa approfondita. Qui ci confrontiamo con 5 criteri che all'interno dello strumento di valutazione sono stati espressi come sostantivi: corrispondenza all'unifilare, connessione conduttore-conduttore, connessione conduttore-modulo, corrispondenza colori conduttori, rispondenza funzionale. La competenza generale è quella di installazione di un impianto elettrico civile. Le competenze specifiche sono controllare la corrispondenza all'unifilare, connettere il conduttore 2, 3 connettere il conduttore al modulo, 4 controllare la corrispondenza con i conduttori, 5 controllare la rispondenza funzionale. Lo strumento
ha una particolare costruzione perché nella prima colonna abbiamo inserito il criterio e abbiamo evocato il criterio chiedendo ai ragazzi di stiamo parlando di, cioè abbiamo inserito un prompt, un aiuto, un'imbeccata nella prima colonna come potete vedere che corrisponde al criterio. Nella seconda colonna abbiamo inserito un altro prompt, un'altra imbeccata, un altro aiuto espresso con diciamo questa formula: controlla sempre che. Cosa facevano diciamo i ragazzi da questo punto di vista? Da un lato avevano i criteri, dal lato hanno i descrittori, quindi hanno 11 descrittori su questa colonna qui, hanno 5 criteri. Successivamente l'insegnante utilizzava una scala di valutazione su 5 punti in cui, che veniva riportato su questa parte dello strumento, in cui diciamo sia l'insegnante che il ragazzo, quindi il docente, il tutor che il ragazzo, che i ragazzi si confrontavano con 5 diciamo, punti di valutazione. Non fatto ma non accettabile, troppe imprecisioni, appena sufficiente con tante imprecisioni, pochissime imprecisioni, 5 il massimo a regola d'arte. Allora, la cosa interessante è che questo, oltre ad essere uno strumento di valutazione da parte dell'esperto, quindi da parte del tutor, da parte del docente, era uno strumento anche di autovalutazione. Funzionava così: in una prima fase l'allievo controllava il suo lavoro, quindi diciamo questa rubrica di valutazione, meglio questa check rubric, perché è una combinazione tra una checklist e una rubrica, era caricata su un tablet e attraverso un programma diciamo di lettura dei PDF che era diciamo dato in dotazione all'interno del tablet di ciascuno, poteva andare diciamo a verificare tutta una serie di criteri e descrittori che avevamo fornito all'interno della scheda. Quindi controlla sempre che stiamo parlando di. Poi successivamente aveva una seconda opportunità di apprendimento andando a controllare il lavoro del compagno che faceva parte dello stesso team. E qui, come potete vedere, c'è già un'azione retroattiva, no? Perché diciamo, questo controllo corrisponde a un feedback e quindi il compagno sta accorgendo che questo baffo inferiore eccede i 10 centimetri e quindi lo deve diciamo, eliminare. Nel primo caso, vediamolo rapidamente così come ve l'ho mostrato, nel primo caso diciamo questa tabella viene fondamentalmente utilizzata, nell'esempio 1 la tabella viene fondamentalmente utilizzata dal docente e dal tutor, quindi la tabella 2, il secondo esempio, viene utilizzato diciamo, in una triplice, in una triangolazione. Quindi è utilizzato dall'allievo per autovalutarsi, dall'allievo per valutare il lavoro di un compagno, di un collega, e dal docente successivamente, come dire, ultimo controllo a vista quasi prima del collaudo dell'impianto elettrico per insomma, validare sia le valutazioni che le correzioni fatte precedentemente. Quindi se noi volessimo adesso, come dire, definire più analiticamente, più nel dettaglio che cos'è un criterio di valutazione, lo possiamo definire in due modi. Da un lato possiamo definire un criterio di valutazione come un risultato di apprendimento ritenuto irrinunciabile e importante. Per definire un criterio di valutazione noi dobbiamo porci 3 domande. In che cosa consiste un lavoro fatto a regola d'arte? Quindi questa domanda se la pone soprattutto l'esperto, il tutor, che in questo caso può essere diciamo, il risultato di un dialogo tra il tutor scolastico, il tutor dell'istituzione formativa e il tutor aziendale, cercando di non dare niente per scontato. È un atto di introspezione, è un modo per rendere visibile diciamo, la struttura di una competenza esperta, okay? E quindi definire anche in un certo senso uno standard che ci permette di capire quanto invece la prestazione dell'allievo o dell'apprendista è lontana vicino a questo standard. Quindi noi dobbiamo chiederci nel definire i criteri di valutazione e poi nel trasformarli in rubriche, checklist, strumenti di autovalutazione semistrutturata, strumenti di valutazione tra pari, in che cosa consiste un lavoro fatto a regola d'arte, a quali criteri corrisponde un lavoro fatto a regola d'arte
e come tali criteri definiscono una prestazione esperta. Quindi quando si fa l'elenco dei criteri degli scrittori deve essere, diciamo, un elenco essenziale, no? Un elenco di struttura che ti permette poi di avere le invarianti di quella prestazione, quindi di quella competenza. Ovviamente qui, diciamo, non entro nel merito di cosa è una prestazione o competenza, diciamo, si può dare una definizione generale e la prestazione è come si esprime la competenza, e infatti noi attraverso questi sistemi di valutazione strutturati, semistrutturati, con meccaniche diverse, andiamo a capire come quella competenza si sta esprimendo, a che punto è e che cosa ha bisogno per evolversi successivamente. Quindi un criterio è ciò che conta. Ecco la lista essenziale dei criteri. Non possiamo mettere tutto perché sennò crea confusione, crea dispersione di attenzione, dobbiamo mettere ciò che è essenziale e ci dà informazione sia sulla qualità del prodotto, del servizio, del progetto, della lavorazione realizzata, e sia sul livello di sviluppo di una competenza. Definire buoni criteri significa due cose fondamentalmente, e questo, diciamo, è molto rilevante nei percorsi duali. Significa sapere cosa guardare quando si valuta e si danno feedback di carattere apprenditivo migliorativo, e significa soprattutto aiutare gli allievi a interiorizzare gli elementi essenziali di una competenza e quindi riuscire, come dire, a fare quel passaggio da sono all'inizio, non l'ho fatto, ancora ho bisogno di migliorare, mi sento in controllo e sicuro, mi sento a livello di un esperto. Vi ringrazio come sempre dell'attenzione, per aver seguito questo video, e per saperne di più sugli altri contenuti del progetto vi invito ad consultare il sito web www.futureskillsfortrainer.eu e vi auguro una buona giornata.